Della serie non si fava manca niente. Stavo al macellaio e ho visto una carne, che proprio ho visto quella carne che ti guarda e che ti dice, ma vedi quanto sono bella, ma perché non mi compri? E l'ho comprata. Ma oltretutto questa è una costata, è una costata di sossata, ma oltretutto quando la stavo guardando ho detto questa cosa, con sto grassetto, io la voglio ancora più esagerata. Ci voglio mettere un po' di roba sopra. Questo quando proprio vuoi fare qualcosa che proprio vuoi impazzire dalla gioia. Beh, oggi impazziamo perché farò con questa costata di sossata con tartufo nero, erbette e una salsetta da paura fatta anche con un po' di panna, tipo una sorta di stroganoff di casa nostra, ok? Una cosa rivisitata. Quindi, ci abbiamo, la prima cosa che dobbiamo fare è la salsa. Ci abbiamo la nostra cipollina, ok, zacchete, puliamo, perfetto, e andiamo subito, aspetta, non vi ho detto ingredienti, ma non mi dite niente voi, quindi la cipolla l'ho presa, poi ci abbiamo il tartufo nero, ci abbiamo l'aglio, ci abbiamo la sabbia, ci abbiamo il rosmarino, ci abbiamo un po' di burro chiarificato, ci abbiamo la panna e ci abbiamo la ciccia. Ok, ma potete farlo con qualsiasi tipo di carne. L'importante è che sapete, dovete sapere ben gestire la cottura. E mo questo qua ve lo insegno io. Quindi vediamo la pelle, la buccia, scusate, la pelle. Eccoci qua. E poi ne prendiamo un pezzettino. La facciamo, la tritiamo al coltello. Quindi facciamo questo lavoro qua, vedete? Poi tagliamo in questa maniera, ok? In modo da fare tanti piccoli pezzettini e sottile, sottile, sottile. Così è sufficiente, sufficientissima. Qua, questo è la casseruola, questa è la casseruola dove andiamo a fare la salsetta. Per la nostra salsetta useremo burro normale qui dentro, vedete? Un classico burro normale. L'accendiamo piano piano, la facciamo rosolare leggermente, senza nessun problema. Poi prendiamo uno spicchietto d'aglio, eccolo qui. Anche qui puliamo, eccolo qua, e gli diamo una grattugiata, così, guardate, appena appena appena, deve essere buona, una salsa buona buona buona, aglio eccolo qua e lo mettiamo qui. Andiamo a mettere un po' di profumi, sicuramente, quindi una foglia di salvia, anche due, un po' di rosmarino, che fai? Un po' lo usiamo per questo, un po' lo usiamo per fare cuocere la carne e andiamo a tritare finemente. Ecco qui, guardate, così finemente, 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 così non ci dà fastidio. E coloriamo pure la nostra salsa, no? Così. Sentite il rumorino? Si sta sciogliendo il burro e dice oh sbrigate, sbrigate, se no faccio un casino, faccio. Faccio ben stufare bene bene la cipolla, quasi quasi la famo sparire. Nel frattempo, una bella padella di ghisa, come questa qua. Mettiamo il burro. Questo è chiarificato, vedete che è diverso? Guardate il colore del burro tra questo e questo. È diverso, no? Lo faccio vedere qua alla luce. Questo è quasi traslucido e questo è più compatto, è un colore più cremoso. Mettiamo un po' di burro chiarificato. Io amo cuocere la carne col burro chiarificato. Ha un punto di fumo molto più alto. Guardate. Oh, brrr, ah. Poi mettiamo un po' di sale. Oggi voglio mettere il sale un po' prima, ok? Così si scioglie, si sta sciogliendo, mazza che scotta sta padella. E andiamo a sentire, se volete sentirlo, pronti? Immaginate quando questo grasso si scioglierà insieme al burro, capito che cosa accadrà? Poi che facciamo? Non contenti, non contenti, tagliamo un po' di aglio, così, come piace a me, e gli do così una profumata, capito? A tutto questo.
Non contenti, ci mettiamo anche un po' di rosmarino, di salvia. Salvia e rosmarino, che meraviglia, bella 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 bella. E incominciamo a bagnarla. Lei vuole essere bagnata, a lei è tremenda, vuole essere, capito, coccolatissima vuole essere. E noi la coccoliamo, qual è il problema? Bella, così. Intanto che succede? Questa prima di tutto non vi ho detto una cosa, l'ho tirata fuori dal frigo almeno un'oretta e mezza fa. Così già si è un po' stemperata la carne prima di cuocerla, fate sempre così, perché se no questi tagli così alti ci mettono un bel po' prima di cuocersi. Sento il profumo dell'aglio e non lo sto bruciando allo stesso tempo perché butto il burro caldo sopra, ma allo stesso tempo non è a contatto con la padella, non lo brucio l'aglio, quindi è perfetto. A un certo punto, io con la stessa cosa che ho fatto l'aglio vado a grattare un po' di tartufo dentro al padellino qua. Il tartufolino si può cuocere, non c'è problema, ok? Poi aggiungiamo la nostra panna, bella, mescoliamo come sappiamo fare noi, solo noi sappiamo farlo. Assaggiamo di sale, non ci sta il sale, ce lo devo mettere, perfetto. Andiamo col pepe e ora facciamo ben tirare, ok? Ma ci deve essere una bella consistenza. Io ci metterei più tartufo, proprio esagerazione, tanto facendo un altro da utilizzare, non c'è problema. Vai, così. E dai, ce l'avevo. Allora, se dici amabile da te, non mica c'è tutti questi soldi, il tartufo nero non costa, lo sapete, non costa caro. Levo le erbette. Io dico che è pronta, può andare. Un altro pochino, vedete? La voglio più colorata qua, ok? Quindi cerco di spostarla in modo tale che la voglio più dorata. Ci siamo, eccola qua, brava, bravo Max, eccolo qua. Bella, 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 bella. Perché che succede alle volte? La carne non è tagliata in un modo netto, quindi non aderisce bene sul fondo della padella, ok? Bagniamo, c'ho questo fumo tra la carne e qua sta salsetta che stiamo facendo, pazzesca. Rimettiamo il nostro aglio, la nostra salvia, vai così, perfetto. E scaldate le erbe, scaldate l'aglio, profumerà tutto quanto. Questa è una ricetta da golosoni, parliamoci chiari, non è gente normale, lo sapete, no? Come la penso. Guardate com'è fatta anche questa padella, a nido d'ape, un po' sollevata, vedete com'è fatta? Guardate, bella bella bella. Vado, a nido d'ape così tiene la carne sollevata e tra virgolette, tanti amano questo tipo di padelle in questa maniera, perché così non si rimane troppo bagnata e umida sotto, rimane sempre croccante, perché essendo così qui in d'ape che c'è un po' delle fossette, il burro o le grassi o l'olio in eccesso vanno via. La salsa è pronta, che buona, oh. Tartufo, rosmarino, salvia, buonissima. Ma chi te fa queste ricette così? Non mi fa arrabbiare, adesso ho buttato lo straccio, non mi fa arrabbiare. E iscriviti a sto canale, dai, dobbiamo essere tanti, più siamo e più variamo. E poi a te non ti costa niente, è gratis, se invece a me mi riempie l'orgoglio vedere quel numero che aumenta sempre di più. Dai, là, in questo momento, iscriviti, zacchete. Spengo tutto, stop, lasciamo riposare un po' la carne. Io vi consiglio una granella di questo genere, che sta in sospensione, la carne, e così aspettiamo un pochettino, così tutti i succhi vanno all'interno
e quando lo andremo a tagliare non fuoriusciranno dalla ciccia. Se lo facciamo con quella salsetta bianca e col sangue diventa brutto, quindi date retta a me, seguitemi. 3 minuti, 4 minuti. Guardate, leviamo l'aglio, le erbette, eccole qua, poi prendiamo la ciccia, scoliamo un pochetto. Vedete, questo è proprio qui e questo è come se fosse il ribeye, no? Vedi c'è questo occhietto di grasso che normalmente fa così, guardate. Vedete? Guarda. Si stacca tranquillamente da solo e poi andiamo a scalopparla così. Se mangiamo tutto, non è quella che lo buttiamo, se mangiamo tutto. Però è meglio così tagliarla in questa maniera, così. Ah, bello. Non può sentire, questo a me piace, guarda, eh? Mm, mm. Tanta roba. Ma non si bevevo niente? Aspetta, ha preso tutto l'armamentario, aspetta, ma non mi è buona. Oh. Olè! Allora, questa si chiama Bianca Lancia, è una blanche. Ah, dovrebbe avere un gusto un po' così, acidulino, però è molto ricca di frutta, questo sentore di arancia. Questo è quello che c'è scritto. Ora vediamo vediamo se tutto corrisponde a verità. Oggi voglio far figo, eh? Apri bottiglie. Ah, è il suo, di Biraflea, guardate che bello, mi hanno regalato. Andiamo ad aprire. Ah, senti com'è. Bella. Guarda, guarda, senti. Meraviglioso. Yeah. Mo mettiamo la ciccia lassù. La cottura della carne, ragazzi. Guardate, è meravigliosa. Così, la mettiamo qui. Guardate che roba spettacolare. È giusta di sale, perfetta, non vado ad aggiungere sale. Quindi un po' di salsetta. Così. E che facciamo? Ce lo metti? Sta a far tirchio. Oh, sta a far tirchio sì. Guarda così. Così. Tartufo. Guarda, proprio mora l'avarizia, yeah. Così lo finisco proprio, guarda. Rosmarino un po' ovunque, così, zac, zac e zac. Niente, mo assaggiamo. Aspetta, fammi riassaggiare che non ho capito bene. A me piace sta parte qua, guarda, questa. Guarda qua, vedi qua, spettacolare. Intigniamo. È perfetta sta birra, sai perché? Non è pesantissima come birra, non è, la gradazione penso che sia bassa, infatti è 5 gradi. E questo senso di agrumato ci sta benissimo, benissimo perché ti pulisce la bocca e sei pronto a iniziare. Buona da morire ragazzi. Io mi mangio un altro pezzetto. Voi che fate? Guardate qua, guardate spettacolo. Ma la salsetta quanto è buona. Così, è intigna, vedo? Vai così. Intigna e magna. Mmm. Mmm.